Rieccoci back qui col Dave. Oggi andiamo a vedere il mixer della Behringer DJX750. In particolar modo andremo a smontarlo e a sistemare un po' di manopole, soprattutto quella del controllo effetti, che è uno switch che si può premere e ruotare, ma ruotandolo e andando a selezionare il numero del programma degli effetti non funziona correttamente. Quindi i numeri non procedono regolari ma saltano, dobbiamo ruotarlo più volte per andare a spostarci sul numero dell'effetto che vogliamo. Poi andremo a vedere anche un po' i fader e andremo a pulirli, perché presenta qualche problema nel movimento del fader, e quindi procediamo allo smontaggio e alla pulizia. Procediamo quindi alla rimozione di tutte le manopole, in quanto dovremo smontare sia la scheda principale, questa superiore, ma poi vedremo che dovremo andare a svitare ulteriori viti all'interno della scheda principale di controllo. Queste sono le viti da rimuovere, quelle del perimetro esterno, per togliere tutta la parte superiore, e queste si possono svitare anche senza togliere le manopole, ma successivamente c'è un'ulteriore scheda che andremo a smontare dall'interno. Qui è come si presenta una volta aperto. Ci sono questi 3 flat da rimuovere che sono collegati alla scheda di controllo degli ingressi e delle uscite. Facciamo attenzione perché per rimuovere questi flat c'è una clip sul retro che va premuta e poi il flat va sfilato, magari aiutandoci anche con delle pinzette. Sotto abbiamo appunto tutte le ingressi e le uscite, e questi flat, che sono 3, si vanno a collegare poi alla, chiamiamola, scheda madre, scheda di controllo. Qui è il case interno col suo alimentatore che nel mio caso scalda anche parecchio. Pensavo di magari successivamente applicargli una ventolina, tanto lo spazio c'è. Loro hanno creato un design dove sì, è molto spazioso, però appunto ci sono anche qua 3 finali che scaldano, e magari sarebbe anche questi da verificarli e sostituire la pasta termica. Eccoli qui con il loro modello. Qui abbiamo la scheda girata sotto sopra e dovremo andare a rimuovere queste ulteriori viti che sono appunto interne e marchiate anche con una pasta collante rosso. Ce ne sono nel perimetro esterno ma anche all'interno. Sono queste che vi sto illustrando, eccole qui. Perimetro esterno della scheda sul retro, eccone qua un'altra marchiate con questo mastice rosso, probabilmente per garantirne la garanzia, e poi questa qua interna, ulteriori viti interne che vanno rimosse, nonché i flat di controllo. Questo è quello di XRL del microfono. Questa è una parte un po' rognosa perché presentano della colla, quindi bisogna stare attenti a rimuovere la colla per poterli sfilare sempre con la clip. Anche qui penso che sia una cosa dovuta per il discorso della garanzia più che per un problema che possano sfilarsi. Fate attenzione perché sforzandolo rischiate di togliere, come mi è successo a me, un modulino. Quindi invece di toglierlo premendo la clip, eccolo qui, si è tolto dalle basette. Non è successo niente, però fate attenzione, appunto c'è questa colla molto fastidiosa, molto secca, che richiede un po' di attenzione nello sfilare questi flat. Eccolo lì, e poi andremo a reinserirlo manualmente. Eccolo, rimesso in sede, vedo che sta, però fate attenzione perché appunto questa secondo me è la parte un po' più rognosa per lo smontaggio. Ecco la scheda, qui dobbiamo rimuovere tutte le varie viti.
come abbiamo visto ce ne sono diverse sul perimetro esterno, ma ce ne sono 2/3 anche all'interno. Questo è un altro modulo di controllo che va rimosso per poter accedere ad una vite che sta sottostante. La vite qua di color argentato va in quella posizione lì, e questa è la scheda CPU, o dove risiede anche il firmware del mixer. Infatti vedete c'è un chip con scritto anche la versione probabilmente del firmware DJX 750 versione 1.01, e va alloggiata in quella posizione lì. Le viti in questione le vediamo, queste sono quelle esterne, le prime che vanno tolte per togliere tutto il blocco, quindi il modulo serigrafato insieme alla scheda, e poi si procede a togliere quelle all'interno, che siamo aiutati appunto dai supporti in color oro, e in corrispondenza andiamo a svitarle però dall'interno. Eccoli qua riportati, questi rialzamenti color oro, e nonché anche la colla rossa ci aiuta. Ecco qui smontata dalla parte serigrafica. Qua siamo all'interno della scheda dove abbiamo tutti i condensatori e varie manopole, trimmer, fader, controllo dei BPM e il selettore dell'applicazione degli effetti sui vari canali, e quello in verde è appunto la manopola del controllo effetti che andremo a pulire. Diamo un'occhiata veloce ai vari componenti, in particolar modo vedere se c'è qualche condensatore che è gonfio o è saltato. Ci sono più di 100 condensatori, sono di due tipologie. Uno è quello di color blu, qua arriviamo al 117° condensatore, e poi c'è anche un condensatore di color nero. Ora vedremo le informazioni tecniche. Eccolo qui, 10 microfarad quello blu a 25 volt. Eccoli qui. E invece quello nero è un 25 volt 47 microfarad. Il controllo degli effetti è uno switch SW22. Procediamo alla pulizia standard con disossidante elettrico, mi raccomando quello secco. Si vede che è un po' lasco, si potrebbe anche sostituire, ma proviamo a fare la procedura standard, quindi pulizia e disossidante elettrico. È un po' lasco. SW22, switch 22, che si potrebbe anche recuperare l'informazione del manuale tecnico e sostituirlo eventualmente, ma procediamo alla pulizia. Quindi un po' eccolo qui che è molto molto lasco, ma è il suo funzionamento perché è uno switch, quindi si può premere e anche ruotare a rotazione infinita. Procediamo a spruzzare disossidante elettrico secco sia ai lati per cercare di farlo entrare all'interno dei contatti, nonché farlo scivolare appunto qui sul bottone, che funziona anche da bottone, da switch. Assolutamente disossidante elettrico secco. Qui i fader un po' ossidati la parte esterna, proviamo a pulire, non ha molta importanza, l'importante è più che altro pulire l'interno della sede del fader, quindi le slitte, senza esagerare ovviamente col disossidante, anche se comunque è secco, quindi si asciuga rapidamente. Pulizia standard, procedura standard sulle applicazioni di elettronica, elettrotecnica. Di solito si fa miracoli semplicemente utilizzando un disossidante elettrico e un po' di alcol isopropilico. Vediamo se è il caso anche con questo mixer della Behringer.
Principalmente avevamo difficoltà anche nei fader che grattavano un po', davano un po' di scoppietti, e qui appunto la parte che mi interessava più di tutte è appunto questo switch del controllo degli effetti, che ruotandolo non procedeva con la numerazione costante, ma saltava o comunque non rispondeva ai comandi, alla rotazione, quindi i programmi non salivano né scendevano. Qui un po' di alcol isopropilico sulla base della scheda per pulire un attimino da eventuali ossidi o comunque sporcizia generale. Qui si potrebbe anche provare a disaldarlo, non sembra particolarmente difficile, ma come vediamo ci sono svariati componenti in SMD, tutte le resistenze, e quindi qua inizia a essere un po' più problematica se abbiamo qualche problema legato a quei componenti. Ecco qui la plancia serigrafata, diamogli una bella pulita anche ad essa. E poi procediamo al rimontaggio. Qua attenzione ai supporti di color oro, di fissarli, in quanto permettono sì di fare da distanziatori, ma in entrambi i lati vengono avvitate delle viti, quindi prima di procedere all'assemblaggio definitivo fissiamoli correttamente alla base e ci aiutiamo con una pinza, in modo tale dopo da non aver problemi che escano o ruotino a vuoto. Fissiamo la scheda, stiamo attenti ai flat, cerchiamo di farla combaciare facendo entrare tutti le varie manopole, i vari tasti, mettendoli in sede. Una volta che la scheda è al suo posto, procediamo a riavvitare le viti, appunto queste dove ci sono i supporti in metallo dorato. Procediamo a reinserire la CPU DJI X750 versione 1.01. Dobbiamo avere l'accortezza di applicare prima la vite lì sotto, prima di mettere la schedina. Quindi andiamo ad avvitare in primis la vite lì e dopo andiamo a montare la scheda. Scheda di controllo nel suo alloggiamento, nello zoccolo, vite di color argentato va messa lì sopra, esattamente lì. Altra vite e poi si procede al montaggio di tutte le viti appunto nel perimetro esterno. Procediamo ora a rifissare i vari connettori flat alla scheda madre, XLR del microfono. Qui appunto non vado a riapplicare la colla perché comunque penso sia una cosa dovuta più a un discorso di garanzia che a un fatto che si tolgano da sole. Qui appunto il problema che avevamo visto prima, fate attenzione quando li rimuovete, comunque anche se vi succede questa cosa qui si riesce a ripristinare. Scheda alloggiata sulla sua plancia serigrafata, procediamo a riconnettere i vari flat dei connettori in ingressi ed uscite
Qui la cosa è molto semplice, basta reinserirli e applicare un po' di forza, insomma. Chiudiamo l'alloggiamento e andiamo a rifissare la plancia con le schede alla base, quindi perimetro esterno, le viti del perimetro esterno, e riapplichiamo tutti i vari federe e manopole. Ecco le quali viti che vanno avvitate, le ultime viti da avvitare. Tutto montato, ridiamo corrente, faccio un test, controllo che i tasti, le spie funzionino. In particolar modo mi interessa questa manopola qui. Ora ruotandola vediamo che i numeri salgono, tenendo premuta mi va sui sottoparametri, funziona tutto in senso orario e senso antiorario. Prima invece non si bloccava, o comunque bisognava girarla molto di più perché i numeri e il selettore di effetti funzionasse, cosa che quindi è risolta con una semplice pulizia e disossidante elettrico secco. Qui proviamo ad andare in play con un vinile, apriamo il canale, diamo volume, apriamo l'equalizzazione e abbiamo il nostro sound. Eccolo qui. Qui vediamo che va solo il canale sinistro perché rimontando la manopola era girata tutta a sinistra, quindi solo canale sinistro. Qui il selettore dei bit con il tap tempo, test dell'effetto, effetto innescato, selezione dei BPM per applicare l'effetto. Eccolo qui, un eco, dry e wet, controllo, e il beat assistant. Eccolo qui che ruota perfettamente, i numeri vanno su, vanno giù, nessun lag, nessun problema, e anche questa è andata, funziona tutto, yeah.